Una borsa all'uncinetto elegante da realizzare con pochissimi materiali, con spiegazioni passo passo e soprattutto utilizzando solamente i punti base dell'uncinetto? Se è questo quello che stai cercando, sei nel video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. In questo tutorial ti mostrerò passo passo come realizzare questa borsa, una clutch che andiamo a rivestire con l'uncinetto. In particolare andiamo a realizzare due pannelli che vengono poi applicati alla struttura e sul fronte di entrambi i pannelli abbiamo questo ricamo super particolare. È una borsa piccola ma molto capiente. Può tranquillamente ospitare un piccolo portafoglio, il cellulare, i fazzoletti, insomma tutto quello che ci serve per la nostra serata oppure per un evento importante. È inoltre un progetto borsa molto versatile perché giocando con il colore del filato possiamo ottenere tantissimi effetti diversi. Io ho scelto questo abbinamento smeraldo e oro, anzi in realtà suggerito da voi perché vi ho proposto questo abbinamento nelle stories del mio profilo di Instagram che trovate scritto in alto a sinistra sullo schermo. Mi piace condividere con voi gli abbinamenti o le proposte di prossimi progetti. In particolare tutti i materiali presenti all'interno di questo tutorial sono disponibili sul sito di Tessiland, li vediamo tra pochissimo nella sezione del video dedicata ai materiali. Se questo progetto ti piacerà, sarà di tuo gradimento, fammelo poi sapere con un bel pollice in su, un commento proprio qui sotto il video e se non vuoi perderti tutti i prossimi tutorial che ho in programma, ti invito, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti proprio qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento cliccando sull'apposito pulsante rosso presente sempre qui sotto il video. Clutch trasparente da rivestire 18 x 11 cm, chiusura e cerniere color oro, catena abbinata lunga 118 cm, filato tie sublime di Tessiland color Tiffany. La rocca ha un peso di 200 grammi per una lunghezza di circa 280 metri. Come numero di uncinetto ci vengono consigliate le numerazioni dal 3 al 4. Per applicare la lavorazione all'uncinetto alla pochette vado ad utilizzare della colla per tessuti Gutermann HT2. Facoltativo ma assolutamente consigliato del nastro di carta da applicare alla struttura prima di andare ad incollare la lavorazione all'uncinetto. Il nastro di carta va a proteggere tutte le parti che non devono essere toccate dalla colla. Con l'uncinetto dobbiamo realizzare due pannelli che vadano a ricoprire tutte le parti trasparenti della nostra struttura, escludendo quindi le parti color oro. Realizzeremo quindi un pannello per il fronte e uno per il retro del nostro progetto e questi due pannelli dovranno essere uguali. Avranno quindi lo stesso numero di punti e le stesse misure in centimetri. Vedremo insieme come realizzare un pannello e ripeteremo poi gli stessi passaggi per realizzare il secondo. Quali misure dovrà avere ciascun pannello? Dobbiamo prendere in considerazione questa parte, il rettangolo frontale della nostra struttura, che misura 18 x 11 cm. Di questo pannello, questo rettangolo, andremo poi ad eseguire dei giri di perimetro, così da ricoprire gli angoli, la parte superiore, i laterali e il fondo di questa parte della nostra struttura. Ciascun pannello dovrà rispettare determinate caratteristiche? Assolutamente sì. Tenetele presenti soprattutto se utilizzate un filato differente rispetto al mio o se semplicemente avete una mano di lavorazione diversa. Nell'avviare le catenelle iniziali e nell'eseguire i giri di lavorazione dovremo tenere presente il multiplo di 5 più 2. Questo ci consentirà poi di eseguire il ricamo sulla parte frontale del pannello. Quindi dobbiamo avviare un numero di catenelle multiplo di 5 più 2 ed eseguire un numero di giri di lavorazione multiplo di 5 più 2. Dopodiché eseguiamo il ricamo e andiamo a lavorare i giri di perimetro che daranno la profondità del nostro pannello. Prima di realizzare ciascun pannello vi consiglio di tenere da parte una certa quantità di filato.
Questo ci servirà per ricamare il disegno sulla parte frontale di ciascun pannello. Mettiamo da parte questa quantità di filo e con il filo proveniente dalla rocca realizziamo un cappio. Dobbiamo avviare un numero di catenelle multiplo di 5 più 2. Nel mio caso vado ad avviare 27 catenelle. 25 è multiplo di 5 più 2, 27. Realizzata la 27esima catenella, vado ad aggiungere una catenella in più, una catenella di supporto, per un totale di 28 catenelle. Partendo dall'uncinetto torno ora indietro nella penultima catenella lavorata, la numero 27, ed eseguo un punto basso. Proseguo con una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta. Se avrò lavorato correttamente, al termine del giro avrò un totale di 27 punti bassi, che rispettano perfettamente il mio multiplo di 5 più 2. Lavorata l'ultima maglia bassa nell'ultima catenella disponibile, ho così completato il mio primo giro di lavorazione. Per poter poi eseguire il ricamo sul fronte del pannello, questo dovrà essere composto da un numero di giri di lavorazione multiplo di 5 più 2. In questo momento ho appena eseguito il mio primo giro. In tutto dovrò lavorare, nel mio caso, 17 giri a punto basso. Il multiplo di 5 più 2 è perfettamente rispettato, poiché 15 è multiplo di 5 e 2 sono i giri di lavorazione in più. Totale 17 giri. Per cominciare il nuovo giro realizzo quindi una catenella di supporto, volto il lavoro e partendo dal primo punto disponibile vado a lavorare una maglia bassa. Proseguirò con una maglia bassa fino al termine del giro. Non lavorando aumenti o diminuzioni avrò sempre lo stesso numero di maglie di base, quindi ad ogni giro avrò sempre nel mio caso 27 punti. Per cominciare il giro successivo, catenella di supporto volto il lavoro e proseguo in questo modo, giro dopo giro, fino ad ottenere un totale di 17 giri di lavorazione a punto basso. Completati i nostri 17 giri di lavorazione, eseguiamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Dobbiamo ora mettere temporaneamente da parte l'uncinetto per eseguire il nostro ricamo. Per fare questo allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e sull'asola andiamo ad applicare un marcatore. Il marcatore blocca la nostra asola, in questo modo se anche andiamo a tirare il filo non perdiamo l'asola che poi dovremo recuperare per proseguire con i giri di perimetro. Recuperiamo il filo che avevamo tenuto da parte, realizziamo un nodo e lo poniamo su un ago. Dobbiamo bloccare questo filo sul retro del nostro pannello. Quella che dobbiamo realizzare è una rete di incroci formata da 5 spazi in orizzontale per 5 spazi in verticale. Perché parlo di spazi e non di punti? Perché non prenderemo in considerazione il singolo punto, ma lo spazio che si trova alla sua sinistra e alla sua destra, oppure alla base di esso. Partiamo dall'angolo in alto a sinistra. Questo è l'ultimo punto che si presenta nell'angolo. Questo è il punto precedente. Posiziono il mio spillo qui, nello spazio tra un punto e l'altro. In questo modo, quello che ci interessa è il puntino rosso, la testa del nostro spillo. La testa sarà il primo dei 5 punti che dobbiamo contare muovendoci da sinistra verso destra. Conto quindi 1, 2, 3, 4 e 5 spazi. Continuo da sinistra verso destra. 1, 2, 3, 4 e 5 spazi.
e continuo in questo modo sempre da sinistra verso destra. Se ho applicato correttamente tutti i miei spilli, l'ultimo sarà qui, sulla seconda maglia che ci si presenta all'inizio di questo giro. Vedete che qui abbiamo il marcatore che tiene la nostra asola. Questo sarebbe stato il primo punto del giro, questo sarebbe stato il secondo. Nello spazio, subito qui, ho posizionato il mio ultimo spillo. Se avete lavorato il mio stesso numero di catenelle di base e posizionato correttamente gli spilli, il pannello risulterà ora suddiviso in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 spazi, non considerando una maglia sulla destra e una maglia sulla sinistra del nostro pannello. Questi spilli saranno il nostro punto di partenza per posizionare i successivi. Partiamo sempre dall'angolo in alto a sinistra. Partendo da questo spillo dobbiamo scendere di 5 giri di lavorazione, quindi passare negli spazi tra un giro di punto basso e l'altro. Contiamo quindi 1, 2, 3, 4, 5 giri e posizioniamo uno spillo. Spillo successivo ripetiamo gli stessi passaggi. Consideriamo 1, 2, 3, 4 e 5 giri di lavorazione e posizioniamo il secondo spillo. Dobbiamo inoltre verificare che questi due spilli che abbiamo appena posizionato siano alla stessa altezza sul pannello, quindi sulla stessa riga di spazi. Per gli spilli successivi possiamo sempre muoverci dall'alto verso il basso oppure da sinistra verso destra. Partendo da questo spillo contiamo 1, 2, 3, 4, 5 spazi. Posizioniamo lo spillo e proseguiamo in questo modo sempre da sinistra verso destra. Vedete come posizionando una seconda linea di spilli abbiamo di fatto definito dei quadrati. Gli spilli saranno i nostri punti di riferimento per poter ricamare direttamente sul pannello. Dobbiamo ripetere i passaggi che abbiamo appena visto insieme, posizionando altre file di spilli lungo il nostro pannello dall'alto verso il basso. Otterremo questo risultato: 4 file composte ciascuna da 6 spazi. Possiamo ora prendere il nostro ago e iniziare a ricamare. Cominciamo sempre dall'angolo in alto a sinistra, in particolare da questo punto. Il filo in questo momento è sul retro del pannello. Dobbiamo portarlo in avanti uscendo qui, dove abbiamo il nostro spillo. Rimosso lo spillo, porto il filo sul davanti. Per creare una diagonale devo entrare qui, nello spazio segnato da questo spillo, portando così il filo sul retro del pannello. Dal retro del pannello devo riportare il filo sul davanti, quindi salgo qui, dove è presente questo spillo, e riporto il filo sul davanti. Creo un'altra diagonale entrando qui e riportando il filo sul retro del pannello. E ripeto questi passaggi fino a completare tutta la prima riga. Realizzata l'ultima diagonale dobbiamo scendere nella riga sottostante, in questo punto, e riportiamo il filo sul davanti del lavoro. Per creare la diagonale dobbiamo entrare qui, nello stesso punto nel quale siamo entrati per eseguire quest'altra diagonale. I passaggi successivi sono molto intuitivi. Dobbiamo uscire sul davanti del pannello passando in questo punto, entrare qui e proseguiremo in questo modo fino al termine della linea. Per le due linee successive i passaggi sono sempre gli stessi. Scenderemo da questa parte, procedendo da sinistra verso destra, per poi scendere da destra verso sinistra. Ci troveremo così in questa situazione. Ci restano due spilli, uno nell'angolo in basso a sinistra e uno nell'angolo in alto a destra. In questo momento il nostro filo è sul retro del pannello. Dobbiamo riportarlo sul davanti passando per questo spazio.
I passaggi successivi sono molto intuitivi. Andremo ad entrare qui, dove si incrociano le due diagonali. Dal retro del pannello torneremo sul davanti passando per questo punto, per creare il nostro incrocio entrando qui. Proseguiamo ripetendo questi passaggi lungo tutta questa linea. Saliamo da destra verso sinistra, saliamo da sinistra verso destra, saliamo da destra verso sinistra. Realizzato l'ultimo incrocio, ecco il nostro ricamo. Il filo è già posizionato sul retro del nostro pannello. Non ci resta che bloccarlo al di sotto dei punti, tagliare il filo in eccesso e riprendere con la nostra lavorazione all'uncinetto. Rimosso il marcatore, lavoriamo una maglia bassa sul primo punto disponibile del giro e andiamo a segnarla con il marcatore. Proseguiamo poi lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta. All'angolo dobbiamo eseguire un aumento composto da 3 maglie basse lavorate nello stesso punto di base. Sulla seconda e la terza maglia bassa dobbiamo posizionare 2 marcatori che ci saranno utili per eseguire i passaggi successivi. Entro quindi nel punto, lavoro una maglia bassa, ruoto leggermente il pannello, lavoro la seconda, la segno con un marcatore, rientro nello stesso punto, lavoro la terza e la segno con un marcatore. Siamo sul lato corto del nostro pannello. Qui dobbiamo lavorare una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione. Quindi vado sul giro successivo, lavoro un punto basso e proseguo in questo modo fino ad arrivare all'angolo. Arrivati all'angolo, l'ultimo punto che dobbiamo lavorare per questo lato lo andiamo ad eseguire tra il primo e il secondo giro di lavorazione a punto basso, non all'interno della catenella. In questo punto dobbiamo ripetere il nostro aumento, quindi lavorare 3 maglie basse nello stesso punto di base. Lavoro la prima maglia bassa, lavoro la seconda e la vado a segnare con un marcatore, ruoto il pannello e nello stesso punto lavoro la terza maglia bassa, che vado a segnare con un marcatore. Davanti a noi abbiamo le catenelle con le quali abbiamo avviato il nostro pannello. Non dobbiamo lavorare all'interno delle catenelle, ma scendere alla base della riga di lavorazione sottostante. Quindi scendo qui e lavoro un punto basso e proseguo in questo modo fino all'angolo opposto. Nell'ultimo punto presente nell'angolo lavoriamo il nostro aumento, 3 maglie basse nello stesso punto di base. Lavoro la prima, la seconda e applico marcatore, ruoto il pannello e nello stesso punto lavoro la terza e la segno con un altro marcatore. Proseguiamo poi con una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare al prossimo angolo. In questo angolo dobbiamo eseguire dei passaggi un po' particolari. Dobbiamo sempre avere 3 maglie basse in ciascun angolo. La prima l'abbiamo lavorata e segnata con un marcatore. Dovremo quindi lavorare altre 2 maglie basse, ma allo stesso tempo dobbiamo già prepararci ad eseguire i primi step per il giro successivo. Quindi come ci muoviamo? Nello stesso punto lavoriamo una maglia bassa completa. Entriamo nello stesso punto e prendiamo il filo come per lavorare un secondo punto basso. Andiamo poi sulla maglia bassa che abbiamo segnato col nostro marcatore. Rimosso il marcatore, entriamo nella maglia, prendiamo il filo
così da avere 3 asole sull'uncinetto, e le andiamo a chiudere tutte e 3 insieme contemporaneamente. Segniamo poi questa maglia con un nuovo marcatore. Proseguiamo lavorando una maglia bassa normale sopra ciascun punto che ci si presenta, fino ad arrivare alle maglie segnate con i nostri marcatori. Siamo nell'angolo in alto a sinistra, davanti alle 2 maglie segnate coi marcatori. Sopra queste 2 maglie dobbiamo eseguire una diminuzione. Rimuoviamo i marcatori, entriamo nella prima maglia e prendiamo il filo, come se volessimo realizzare un punto basso. Entriamo nella maglia successiva, la seconda che avevamo segnato col marcatore, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo 3 asole, carichiamo il filo e le chiudiamo tutte e 3 insieme contemporaneamente. Proseguiamo poi con una maglia bassa sopra ciascun punto fino ad arrivare ai prossimi marcatori. Qui andiamo a ripetere esattamente gli stessi passaggi. Sulle 2 maglie che abbiamo segnato eseguiamo una diminuzione. Proseguiamo poi con una maglia bassa sopra ciascun punto fino ai prossimi marcatori. Anche qui andiamo ad eseguire una diminuzione. Proseguiamo poi con una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare qui, al termine di questo giro. Dobbiamo ora lavorare il nostro ultimo giro, ma se state utilizzando un filato differente rispetto al mio oppure avete una mano di lavorazione diversa, fate prima una prova ponendo il pannello direttamente sulla struttura. In questo modo fate combaciare gli angoli e verificate se con un solo giro di lavorazione in più andate a ricoprire questo spazio, quindi la parte trasparente, prima di arrivare alla parte in oro della struttura. In base alla tipologia di filato e alla vostra mano di lavorazione potrebbe essere necessario ancora un giro oppure aggiungere dei giri di lavorazione in più. Da questo momento in poi non ci sono variazioni sulla lavorazione all'uncinetto. Potete quindi proseguire aggiungendo i giri di punto basso che ritenete necessari. La lavorazione deve risultare comoda sopra la struttura, non dobbiamo tirarla per allungarla. Quindi calibrate poi, in base alla vostra mano e al tipo di filato, quanti ulteriori giri a punto basso andare ad eseguire per ricoprire tutto questo spazio. Siamo davanti alla maglia segnata col marcatore. Lo andiamo a rimuovere. Lavoriamo un punto basso sulla maglia segnata e riposizioniamo il marcatore. Il marcatore ci indica dove inizia e termina ciascun giro. In questo giro lavoriamo una maglia bassa sopra tutti i punti che ci si presentano, senza aumenti e senza diminuzioni. Quindi lavoriamo una maglia bassa sopra ciascun punto fino a ritrovarci qui, davanti alla maglia segnata col marcatore. Come chiudere la lavorazione del pannello? Andiamo a rimuovere il marcatore e sulla maglia che avevamo segnato andiamo ad eseguire un punto bassissimo. Dopodiché allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo, sfiliamo e utilizzando un ago prendiamo questo filo, lo portiamo sul retro del nostro pannello e lo blocchiamo al di sotto dei punti bassi che abbiamo appena eseguito. Non ci resta che ripetere esattamente gli stessi passaggi così da ottenere 2 pannelli uguali. Una volta realizzati, andiamo ad applicarli alla nostra struttura. Consiglio per principianti e non solo. Prima di andare ad applicare la colla e la lavorazione all'uncinetto, utilizzate del nastro di carta per andare a coprire e a proteggere tutte le parti della struttura che non dovranno essere toccate dalla colla, in particolare quelle che vediamo color oro. In questo modo, se anche la vostra colla dovesse sbavare, non andrete a rovinare queste parti che rimangono poi a vista una volta completato il progetto. Quindi con il nastro di carta vado a ricoprire tutte le parti in oro della mia struttura. Vado quindi ad applicare la colla concentrandomi sui 4 angoli e sul centro. E vado a posizionare il pannello.
Per prima cosa vado a sistemare i miei angoli. È una colla che non asciuga immediatamente, quindi posso nel caso andare a modificare la posizione delle varie parti. Dopodiché passo ai bordi. Metto uno strato di colla e spingo la mia lavorazione fino al bordo. Ripeto questi passaggi sugli altri 3 lati e ovviamente sull'altro lato della mia struttura applicando il secondo pannello. Dopodiché lascio asciugare. Rimosso il nastro, non ci resta che applicare la catena agli appositi attacchi. Per rendere ancora più speciale la mia borsa ho aggiunto un portachiavi molto particolare, questa etichetta personalizzata che è stata realizzata per me da Fungolabel. Trovate questa e tantissime altre tipologie e forme di etichette sul loro sito, che vi lascio scritto qui sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. La nostra borsa è ufficialmente pronta per essere indossata. Non abbiamo un fronte o retro del progetto poiché i 2 pannelli sono esattamente identici. Abbiamo un punto di lavorazione facilissimo, la maglia bassa, reso però particolare da questo ricamo con incroci che abbiamo realizzato utilizzando l'ago. Cosa mi piace di questo progetto? La possibilità di utilizzare un'unica struttura di base e poter cambiare l'aspetto della mia borsa in base al colore del filato che scelgo di utilizzare. Questo abbinamento oro smeraldo secondo me è meraviglioso, ma ci sono tantissimi colori di cordino tra i quali possiamo scegliere. Vi ricordo poi che la struttura e il filato li potete trovare sul sito di Tessiland, trovate comunque tutta la lista dei materiali nel box informazioni sotto il video e sempre nel box info sotto il video, cliccando sul titolo di questo tutorial, trovate anche tutti i miei profili social ai quali vi invito ad iscrivervi e ovviamente se ancora non l'avete fatto e ne avete piacere anche il pulsante per iscrivervi al canale così da rimanere sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Spero questo tutorial sia stato di vostro gradimento, se è così fatemelo poi sapere con un bel pollice in su, un commento sotto il video e io spero di rivedervi molto presto in una mia prossima pubblicazione, sempre qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.